Buonasera a tutti e bentornati su Wow Podcast Italia. Sono Mia e oggi siamo qui per parlare di qualcosa che succede ogni giorno nella vita in Italia. Lucas, sei pronto? Buonasera a tutti! Sì, sono prontissimo, Mia. Ciao a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di qualcosa di molto pratico, di qualcosa che userete sicuramente quando visitate l'Italia o quando parlate con italiani. Esatto. Oggi parliamo di come si parla di pagare in contanti, in italiano. Sembra semplice, vero? Ma ci sono tante espressioni interessanti da imparare. Lucas, tu preferisci pagare in contanti o con la carta? Ottima domanda. Allora, dipende dalla situazione. Al mercato, per esempio, preferisco sempre pagare in contanti. I venditori al mercato spesso preferiscono i contanti. E tu, Mia? Anch'io, specialmente nei piccoli negozi o nelle trattorie tradizionali. Ma prima di tutto impariamo le parole base, giusto? Allora, ascoltatori, prendete nota. La parola principale è contanti. C-O-N-T-A-N-T-I. Contanti. Bravo a chi ha già scritto quella parola. Contanti significa cash in inglese. E la frase più comune che sentirete in Italia è pago in contanti. Pago in contanti. Questo significa I pay cash. Semplice, vero? Sì, molto semplice. E poi c'è anche posso pagare in contanti? Posso pagare in contanti? Questo è quando chiedete se potete pagare in contanti. Una domanda molto utile. Perfetto, Mia! E ascoltate bene, amici, in molti piccoli negozi in Italia il proprietario potrebbe dirvi accettiamo solo contanti, accettiamo solo contanti. Questo significa we only accept cash. Quindi è importante avere sempre un po' di contanti con voi quando siete in Italia. Verissimo! Specialmente nei posti più piccoli, nei paesi, nei mercati locali. Lucas, raccontami, hai mai avuto una situazione imbarazzante per colpa dei contanti? Ah, sì, una volta ero in una piccola pizzeria a Napoli. Una pizzeria bellissima, molto tradizionale. Ho mangiato una pizza meravigliosa, la pizza margherita più buona della mia vita. E alla fine, quando è arrivato il momento di pagare, ho tirato fuori la mia carta di credito. E cosa è successo? Il cameriere mi ha guardato e ha detto «Mi dispiace, signore, accettiamo solo contanti. Mi dispiace, signore, accettiamo solo contanti. Io non avevo abbastanza contanti con me. Ho dovuto uscire a cercare un bancomat». Ah no? Che situazione? E dov'era il bancomat? Era lontano. Ho camminato quasi 10 minuti e il cameriere mi aspettava con pazienza. Mi sono sentito molto in imbarazzo. Quando sono tornato ho detto «Ecco i contanti. Mi scusi per l'attesa. Ecco i contanti. Mi scusi per l'attesa». Che storia! Bene, ascoltatori, avete sentito un'altra frase utile. Ecco i contanti. Ecco i contanti. Questo significa here is the cash, una frase molto pratica quando pagate. Esatto. E un'altra cosa importante da sapere è come parlare del resto. Il resto è il change, i soldi che ricevete indietro quando pagate. Per esempio, se pagate con una banconota grande, potete dire «Ho solo un biglietto da 50». Hai il resto? Ho solo un biglietto da 50. Hai il resto? Perfetto. E il venditore potrebbe rispondere sì, ho il resto. Sì, ho il resto. Oppure potrebbe dire mi dispiace, non ho il resto. Mi dispiace, non ho il resto. Quindi è sempre meglio avere banconote più piccole. Assolutamente. In Italia, specialmente la mattina presto, molti negozi e bar non hanno ancora tanto resto, quindi se avete un biglietto da 100 euro potrebbe essere difficile. È meglio avere monete e banconote piccole. Sì. E a proposito di monete, in italiano le monete si chiamano monete, oppure spiccioli, spiccioli. Questa parola significa coins o small change. Spesso i venditori chiedono: hai degli spiccioli? Hai degli spiccioli? Cioè, do you have any coins? E la risposta potrebbe essere sì, ho degli spiccioli, oppure no, mi dispiace, non ho spiccioli, no, mi dispiace, non ho spiccioli. Mia, tu porti sempre spiccioli con te? Cerco di sì, specialmente quando vado al mercato o al bar. Perché al bar, quando prendi un caffè al bancone, di solito costa 1 euro o poco più. E il barista apprezza molto quando paghi con le monete giuste.
Verissimo, il caffè al bancone è una cosa tipicamente italiana e pagare in contanti al bar è normalissimo. Di solito si dice al barista quant'è? Quant'è? Cioè how much is it? E lui risponde con il prezzo. Esatto. Quant'è una domanda importantissima. Oppure si può dire anche quanto costa? Quanto costa? Le due frasi hanno lo stesso significato, ma quant'è è più informale e più usata nella vita quotidiana. Bene, ricapitoliamo un po' per gli ascoltatori. Allora, le frasi principali che abbiamo imparato oggi. Pago in contanti. Posso pagare in contanti? Accettiamo solo contanti. Ecco i contanti. Hai il resto? Hai degli spiccioli? E quant'è? Bravissimo, Lucas! E voglio aggiungere un'altra espressione molto comune. Quando siete in un ristorante o in una pizzeria e volete pagare, potete chiamare il cameriere e dire il conto, per favore. Il conto, per favore. Questo significa the bill, please. Ah sì, importantissimo! Il conto, per favore! E poi, quando arriva il conto, se volete pagare in contanti, potete dire pago in contanti e il cameriere capirà subito. Oppure se siete in gruppo e volete dividere il conto, si dice possiamo dividere il conto? Possiamo dividere il conto? Esatto. Dividere il conto è comunissimo tra amici. Ognuno paga la sua parte. In italiano si dice anche fare alla romana. Fare alla romana. Sai cosa significa, Lucas? Sì, fare alla romana significa che ognuno paga per sé, che ognuno paga la sua quota, è come dire going Dutch in inglese. È molto comune tra amici, specialmente tra i giovani italiani. Perfetto. E quando si fa alla romana e si paga in contanti, ognuno mette i suoi soldi sul tavolo? Si chiama anche mettere i soldi sul tavolo? Letteralmente, to put money on the table. Una scena molto comune nei ristoranti italiani. Mia, parliamo un momento anche dei bancomat, perché è connesso al discorso dei contanti. Dove si trova un bancomat in italiano? Ottima idea. Il bancomat si chiama bancomat o anche sportello automatico. Sportello automatico. Ma nella vita di tutti i giorni tutti dicono bancomat. Se avete bisogno di trovarne uno, potete chiedere: scusi, c'è un bancomat qui vicino? Scusi, c'è un bancomat qui vicino? E la persona risponderà qualcosa come sì, c'è un bancomat in piazza, oppure giri a destra e troverà un bancomat. Giri a destra e troverà un bancomat, con le indicazioni stradali. Esatto. Molto utile da sapere. E un'altra situazione importante. A volte nei negozi c'è un cartello che dice si accettano contanti, si accettano contanti. Questo significa cash accepted. Oppure il contrario, solo contanti, che significa cash only. Bene, bene. E voi ascoltatori avete mai visto questi cartelli nei negozi italiani? Scrivete nei commenti. Vogliamo sapere le vostre esperienze. Sì, scriveteci nei commenti. Avete già usato queste frasi? Avete avuto esperienze interessanti pagando in Italia? Siamo curiosi di sapere. Assolutamente! E se state imparando l'italiano, questa è una delle cose più pratiche da sapere, perché quando siete in un negozio o in un ristorante non avete tanto tempo per pensare, dovete parlare subito e con sicurezza. Esattamente, la pratica è tutto. E ora, Lucas, facciamo una piccola situazione pratica insieme? Come un gioco di ruolo per aiutare gli ascoltatori. Ottima idea, proviamo! Allora, io sono il cliente e tu sei la cassiera di un piccolo negozio di alimentari. Pronti? Buongiorno, quanto costano queste arance? Buongiorno. Allora, le arance costano 3 euro al chilo. Ne vuole un chilo? Sì, perfetto, ne prendo un chilo. Posso pagare in contanti? Certamente, 3 euro, prego. Ecco a lei, ho solo un biglietto da 10. Hai il resto? Sì, certo, le do 7 euro di resto. Ecco a lei. Grazie e buona giornata. Grazie mille, arrivederci. Avete sentito? È stato un dialogo breve ma molto utile. Avete capito tutte le frasi? Lucas, sei stato un cliente perfetto. Grazie Mia. E ascoltatori, avete notato alcune frasi nuove nel dialogo? Per esempio, ne prendo un chilo. Ne prendo un chilo significa I'll take 1 kilo. Una frase molto naturale quando comprate qualcosa al peso. Sì. E anche ecco a lei. Ecco a lei.
Questa è una forma più formale di ecco i contanti. Si usa quando parli con qualcuno che non conosci bene, per essere più educato. In un negozio, al ristorante, è molto comune. Perfetto. E un'ultima cosa che voglio aggiungere. Quando ricevete il resto, è normale controllare i soldi, non è scortese. Potete dire, scusi, mi controlla il resto? Scusi, mi controlla il resto? Cioè, could you check the change for me? O anche, aspetti, conto il resto. Aspetti, conto il resto. Significa, wait, let me count the change. Non abbiate paura di controllare. È assolutamente normale in Italia. Esatto, e se c'è un errore potete dire scusi, mi sembra che manchino 2 euro. Scusi, mi sembra che manchino 2 euro. Questo significa excuse me, I think 2 euros are missing, con educazione ma con sicurezza. Benissimo! Mia parola preferita in questa lezione è sicuramente spiccioli. Spiccioli. È una parola molto bella e molto italiana. Ha un suono così particolare. Voi ascoltatori, qual è la vostra parola preferita di oggi? Scriveteci nei commenti. Bella domanda. Io invece adoro la frase fare alla romana, perché dietro queste parole c'è tanta cultura italiana, tanta tradizione. L'italiano non è solo una lingua, è uno stile di vita. Assolutamente. Ed è proprio per questo che amiamo insegnare l'italiano qui, su Wow Podcast Italian. Perché la lingua vi apre le porte a un mondo meraviglioso. Ogni parola che imparate vi avvicina un po' di più all'Italia. Benedetto Mia! Allora, facciamo un rapido riassunto finale per gli ascoltatori. Le parole e le frasi di oggi. Contanti, pagare in contanti. Il resto, gli spiccioli, il bancomat, il conto, fare alla romana, dividere il conto, accettiamo solo contanti. Perfetto! E le frasi complete più importanti. Pago in contanti. Posso pagare in contanti? Ho solo un biglietto da 50. Hai il resto? Scusi, c'è un bancomat qui vicino? Il conto, per favore. Possiamo dividere il conto? Benissimo! Ora siete pronti per pagare in contanti in qualsiasi posto in Italia. Mia, hai qualcosa da aggiungere prima di salutarci? Solo una cosa. Ricordate sempre, portate sempre con voi un po' di contanti quando siete in Italia. Non tutti i posti accettano la carta. E avere gli spiccioli è sempre una buona idea. Vi salverà in molte situazioni. Assolutamente, questo è il consiglio d'oro di oggi e ora è il momento di salutarci. Grazie mille a tutti gli ascoltatori che ci seguono qui su Wow Podcast Italian. Grazie a voi. Se avete domande, scrivetele nei commenti. Se conoscete qualcuno che sta imparando l'italiano, condividete questo podcast con loro. Ci aiuta tantissimo. E se vi è piaciuto oggi, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Noi ci vediamo presto. A presto, amici! Continuate a studiare l'italiano con passione. Buona fortuna a tutti. Ciao ciao. Ciao a tutti, alla prossima!